Ciao ragazzi, oggi vi spiegherò dei piccoli controlli ed eventuale riparazione di un fornello a induzione della Candy. Il modello è CI640 CBA1. Iniziamo a selezionare tutti i fornelli senza pentola. In questo modo possiamo vedere se la scheda di controllo funziona correttamente. Successivamente controlliamo ogni singolo fornello con una pentola, per vedere se il sensore riesce a sentire la sua presenza. Come avete potuto vedere, c'è la coppia di fuochi di sinistra che non riesce a vedere le pentole. Dovete prestare attenzione ad un altro aspetto, perché il sensore potrebbe vedere la pentola, ma nel caso che la bobina fosse guasta, non ci sarebbe un aumento di calore. Per farvi vedere il corretto funzionamento, ho inserito un termometro. A questo punto, iniziamo a smontare la protezione per andare alla ricerca del guasto. Non vi dovete spaventare della quantità di componenti e schede elettroniche. Il tutto si può tranquillamente semplificare in 4 blocchi. Alimentatore. Ventola di raffreddamento. Schede di potenza. Per riuscire a trovare il guasto, inizio con un test semplice. Distacco i fili che alimentano la scheda di potenza funzionante, ovvero il lato che riusciva a scaldare la pentola, e inserisco i morsetti della scheda di potenza che al momento non funziona. Questa sostituzione di fili mi permette di capire immediatamente se il problema riguarda la scheda di alimentazione, oppure quella di potenza. Come potete vedere, la scheda di potenza e i sensori funzionano perfettamente. A questo punto, abbiamo la certezza che il problema riguarda la scheda di alimentazione. Per iniziare a cercare il guasto, ci basta distaccare i cavi principali. In questo modo è più difficile andare in confusione. A prima vista non si notano danni evidenti. Tra l'altro le schede di alimentazione è difficile che alimentino con un solo relè le schede di potenza. Infatti, come potete vedere, è divisa in 2 circuiti pressoché identici. È per questo motivo che ho utilizzato il lato funzionante per fare il test. Guardando più attentamente, si nota una piccola bruciatura nella parte inferiore dell'isolante. Se riposizioniamo la scheda, riusciamo a capire la zona del potenziale guasto. In ogni caso è un ottimo indicatore per fare un controllo più accurato. Adesso sappiamo che in questi punti potrebbe esserci un problema. In ogni caso c'è stato sicuramente un assorbimento anomalo. Posizioniamo il multimetro per vedere se c'è continuità tra i vari contatti della pista. Facendo già un primo controllo, sembrerebbe che un piedino del relè non ha continuità con la pista. Quindi ora devo accertarmi che i fusibili siano sani. In questo modo ho una conferma che questo guasto non è stato causato da un cortocircuito del relè o condensatore. Normalmente ci sono 3 fusibili. I primi 2, nella zona frontale, fanno passare la corrente direttamente al relè pilota. L'ultimo, più piccolo, comanda e alimenta la scheda di controllo touch. Dopo aver eseguito questi semplici controlli, posso ripristinare la saldatura del piedino. Mi è già capitato in diverse occasioni di vedere saldature che davano falsi contatti. Per essere ancora più sicuri, sarebbe opportuno fare altri controlli, magari con un oscilloscopio. Comprendo che in molti casi non si ha attrezzatura specifica, ed è per questo che nel video sto utilizzando solo un multimetro.
A questo punto dobbiamo controllare se c'era solo un falso contatto o se c'è qualcosa di più serio. Montiamo nuovamente la scheda e eseguiamo i test fatti precedentemente. Prestate attenzione e non dimenticate di collegare tutto correttamente. Mentre eseguite le prove, controllate anche la temperatura dell'acqua. A volte quando le schede si scaldano, non funzionano più correttamente. Quindi conviene perdere qualche minuto e vedere come si comporta la piastra con un uso intenso. Ho controllato nuovamente il funzionamento di tutti i fornelli. Mi è capitato in svariate occasioni di vedere guasti così semplici. I danni più comuni riguardano i relè, i condensatori, e anche se sembra assurdo, in moltissimi casi si rischia di buttare via un elettrodomestico per un banalissimo fusibile. Quindi utilizzando tutte le precauzioni possibili, prima di eliminare un qualunque oggetto, magari controllate queste semplici cose. Mi auguro che questo tutorial vi possa aiutare. Grazie.